Salve popolo di Alkil, io sono Donny e ancora una volta ritorniamo su questa rubrica con un video speciale, anche se questa volta si tratta di un annuncio molto particolare. Beh, che dire, era una cosa abbastanza inaspettata. Sembra passato poco tempo, quando in realtà è passato poco più di un anno, da quando il maestro Miura è scomparso, lasciando il suo capolavoro in sospeso. Anche io, come tanti altri, ero certo che l'ultima lacrima su quella pagina finale, nel capitolo 364, avesse segnato la fine di un'epoca. 30 anni di Berserk. Se ci penso, sono la bellezza di 18 anni che personalmente leggo le vicende del Guerriero Nero. Posso affermare che sono letteralmente cresciuto sulle pagine di quel manga. Quindi, per quanto mi ero rassegnato all'idea che quest'opera, come tante altre, dovesse rimanere incompleta, in cuor mio, la flebile speranza di sapere come si sarebbe conclusa la storia c'era sempre. Magari qualche anima pia, vicino al sensei, prima o poi avrebbe scritto un libro, un saggio, o magari anche una semplice dichiarazione. Insomma, non è facile accettare il fatto che qualcosa che si è sempre amato e su cui ci si è sempre interrogati finisca all'improvviso senza giungere a conclusione. Certo, potevo consolarmi pensando che alla fine non è la destinazione ma il viaggio quello che conta, e per carità, questa cosa è vera e sapete che l'ho sempre sostenuta, ma lungi da me essere ipocrita, di fondo cercavo di guardare il bicchiere mezzo pieno, non prendiamoci in giro. Appunto, mi sarei aspettato di tutto, anche un futuro spin-off, ma mai avrei immaginato in una continuazione ufficiale della serie. E io non farò lo splendido, come chi sostiene oggi che avesse già previsto o magari intuito che l'opera sarebbe proseguita, quando fino a ieri sosteneva il contrario. Io la mattina di qualche giorno fa, leggendo la notizia, sono letteralmente caduto dalle nuvole. Devo descrivervi il mio entusiasmo? Che posso dirvi? Se esistesse un feliciometro, sicuramente sarebbe esploso. La questione del proseguire o meno Berserk mi ha sempre lasciato perplesso. Non era sicuramente il fattore grafico a insinuare in me il dubbio. Lo studio Gaga era ormai addestrato a dovere, basta guardare qualche pagina di Duranchi per rendersene conto. Il problema era la storia in sé. E attenzione, sappiamo che il maestro non ha lasciato nulla di scritto, ed anche qui, a rischio di far incazzare qualcuno, vorrei aprire una parentesi. È una cosa che fondamentalmente sappiamo dal web, passatemi il termine, per sentito dire. Non sappiamo per certo e assodato che in tutta la sua vita il maestro non ha bozzato nemmeno per sbaglio su un tovagliolo un appunto della sua storia. Ma vabbè, non è questo il punto. Diciamo, non esiste uno storyboard. E quindi chi doveva prendersi l'ingrato compito? Magari qualcuno che aveva studiato letteralmente l'opera, tanto da ipotizzare dove andasse a parare, ma appunto rimaneva un finale costruito sulle ipotesi. Ed è qui che fa la sua comparsa Koji Mori, che adesso supervisionerà i nuovi capitoli che arriveranno dal 24 giugno. Ora, non vi parlerò di quest'uomo e dell'amicizia che lo lega a Miura, perché l'ho già fatto. Vi rimando al focus mangaka che trovate nelle schede e in descrizione. Ciò che conta davvero è che Koji Mori conosce la storia di Berserk fino al suo finale, perché è stato lo stesso Kentaro Miura a raccontargliela. Ora, qualcuno si è chiesto quanto possa essere giusta questa cosa, se non sia esclusivamente una trovata commerciale. Che ci sia un lucro mi sembra abbastanza normale, non lontano dai cosiddetti super fan che appena saputo della morte di Miura si vendevano in rete l'intera collezione a cifre astronomiche. Io non posso parlare a nome di una persona che nemmeno conoscevo, ma se fossi stato io a passare a miglior vita, lasciando incompiuta una storia che proseguivo da anni, personalmente, ripeto, parlo a nome mio, l'idea che qualcuno di a me caro, capace di prendere le redini del racconto in mano, potesse esserci, mi consolerebbe.
Tra l'altro, mi sorprende che le critiche giungano da chi per un anno intero continuava a ripetere che Berserk non poteva essere lasciato così. Io non comprendo il perché di tutto questo astio. Oddio, avere dei dubbi è legittimo. Io stessa, prima mattina, appena letta la notizia, ero rimasto un po' così, no? Un po' intontito, però poi l'entusiasmo ha preso il sopravvento. Il fatto è che all'essere umano piace la polemica. Anche se Miura stesso avesse scritto e disegnato il finale, ci sarebbe sempre stata gente che l'avrebbe odiato. Rendiamoci conto, hanno minacciato di morte Hajime Isayama per il finale di Attack on Titan. Quindi è normale che ci sia gente che reagisca in questo modo. Io, se posso dirvi la mia, invece, mi fido di Koji Mori, che è un mangaka di talento, non è uno sprovveduto. Leggetevi Suicide Island, ad esempio, che è un manga bellissimo e profondo, ma soprattutto conosceva Miura. E poi soprattutto io mi fido del suo team. Sappiamo il suo team come disegna e sappiamo anche che lavorava, non so per quanto, 18-20 ore al giorno? Di fianco al maestro? Che per quanto fosse riservato, mi viene difficile pensare che non scambiasse una chiacchiera, che non si consultasse con i suoi assistenti. Insomma, non credo che qui si disegnasse muti, si parlava. Quindi chi meglio di loro conosce la volontà del maestro? Poi è chiaro, c'è sempre il fattore economico, la speculazione, ma quello c'è dappertutto. È una cosa normalissima. Recentemente ho letto una lettera di Koji Mori, credo che anche voi la conosciate, dove rivela un po' il perché di questa sua decisione. Ecco, io ve la vorrei proporre. Leggiamola un attimino insieme. Quasi 30 anni fa Miura mi chiamò e mi disse: «Ho bisogno di parlarti di una bozza che sto disegnando». Così lo raggiunsi nel suo studio, per scambiare due chiacchiere. Lo facevamo sempre, e quindi ci andai a cuor leggero. Quel giorno, però, sembrava più serio del solito. Mi disse: «Devo cominciare a disegnare l'Eclissi». Sapevo che sarebbe stato un duro lavoro, ma non credevo che sarei rimasto chiuso lì dentro per una settimana. Sono sicuro che fu proprio in quel momento che la trama di Berserk venne definita fino all'ultimo episodio. Stranamente, la storia è davvero proseguita quasi senza cambiamenti. Parlavo spesso con Miura, soprattutto prima che uscisse un capitolo davvero significativo. Lo facevamo fin da quando eravamo studenti, consultandoci mentre lavoravamo sui nostri manga. Insomma, penso che tutti voi, ormai, abbiate intuito che conosco la storia di Berserk e so come sarebbe dovuta andare a finire. Tuttavia, non posso dire di saperla disegnare come avrebbe fatto il mio amico. Questo perché solo un genio come Kentaro Miura può scrivere un capolavoro simile. Ma una grande responsabilità è caduta sulle mie spalle. Prima di morire, Miura mi ha detto: «Mori, non ho raccontato a nessun altro la storia nella sua interezza». Ed era la verità. È una responsabilità troppo grande. Così mi sono chiesto se fosse il caso di raccontarla a tutti i fan attraverso un'intervista, oppure se fosse meglio pubblicare un articolo corredato da illustrazioni. Entrambe queste soluzioni, però, non avrebbero trasmesso al meglio le scene che mi aveva descritto Miura, né le battute di Gazzo e Griffiths. Proprio mentre stavo ancora cercando di capire quale fosse la scelta migliore, ho ricevuto un messaggio. «I membri dello staff vogliono completare l'ultimo episodio lasciato incompiuto dal sensei. Puoi dargli un'occhiata?» In effetti, le ultime pagine erano state lasciate incomplete. In alcune vignette non erano nemmeno stati disegnati i personaggi. Ho dato un'occhiata alla bozza, senza aspettarmi troppo. La disperazione può spingere le persone a fare miracoli. Erano riusciti a completarlo più che degnamente, anche senza la guida del maestro. «Signor Mori, ce lo fa fare?» Gli apprendisti di Miura, di cui il sensei era così orgoglioso, me lo stavano chiedendo direttamente. Il signor Shimada, direttore della casa editrice, un vero mentore per me Miura, ha anche aggiunto: «Se lo farai, l'azienda ti darà pieno supporto». Ho pensato che, se avessi continuato a scappare, il mio amico mi avrebbe detto: «Ti avevo detto tutto, perché non hai fatto niente?» Va bene, lo farò come si deve. Ve lo prometto, cercherò di ricordare anche il più piccolo dettaglio. Inoltre,
Vi giuro che scriverò solo i capitoli di cui Miura mi ha parlato. Non inventerò nulla e realizzerò solo gli episodi che mi ricordo bene. Scriverò solo le battute e le storie che il sensei mi ha descritto. Certo, il risultato non sarà perfetto, eppure credo di poter riuscire a completare la storia che il mio amico voleva raccontarvi. Il talento degli apprendisti di Miura è evidente a tutti. Sono artisti brillanti. Nonostante questo, forse molti di voi non saranno completamente soddisfatti dal risultato dei nostri sforzi. Spero comunque che continuerete a seguirci e a sostenerci. Mi hanno chiesto, Donny, ma il tuo video sull'ipotesi di finale? Beh, in realtà è pronto e doveva uscire questo mese, ma alla luce di queste nuove notizie, sinceramente non me la sento. Cioè, non mi va di specularci sopra. Però la mia idea ce l'ho, il mio pensiero me lo sono fatto. E ne approfitto di questo spazio per raccontarvelo un po'. Senza scendere troppo nei dettagli, per me bisognerebbe tenere conto di due fattori, che Griffiths e Guts rappresentano corrispettivamente il Tai Chi Tu. Ambo i due personaggi sembrano essere strutturati secondo la filosofia dello Yin e Yang, due forze opposte speculari che insieme celano il seme della loro controparte. Secondo tale dottrina, il creato si fonde e si preserva solamente se c'è equilibrio tra queste due forze. Nel momento in cui uno di questi due aspetti dovesse prevaricare sull'altro, ci sarebbe la rottura che porterebbe conseguenzialmente alla distruzione. In sostanza, nessuno può vincere sull'altro, perché o entrambi coesistono o niente più esiste, per il principio secondo cui per avere consapevolezza di cosa sia il bene, devi prima capire cosa sia il male. Ma la distruzione, ricordiamo, è il principio della creazione, e quindi subentra il secondo fattore, ossia la ciclicità, karmica sicuramente, ma visto che, come è abbastanza evidente, l'opera si ispira molto al folklore e alla mitologia norrena, tralasciando il titolo stesso, come ho più volte ripetuto, Guts è l'Odin, ma anche il dio guerriero Tyr, come la sua spada sembra essere il Mjolnir e lo spirito bestia che lo possiede ricorda il lupo Fenrir. La ciclicità, quindi, è anche quella norrena. Nella mitologia la battaglia finale alla fine dei tempi è chiamata Ragnarok, letteralmente destino degli dei, in cui i morti e i vivi, insieme agli dei, si ricongiungono per combattere un ultimo scontro. Evento che, secondo alcune interpretazioni, sarà preceduto dal Fimbulvetr, un'ultima lunga eclissi. Il Ragnarok alla fine si concluderà con la distruzione del creato, ma sarà da tale distruzione che il mondo nuovamente rinascerà. Lo scontro finale, per intenderci, per me sarà qualcosa di apocalittico. Nessuno dei due sopravviverà, ma tale scontro, in ogni caso, sarà il punto da cui nuovamente il ciclo temporale ripartirà. Beh, amici miei, come è facile pensare, ogni nuovo capitolo di Berserk che uscirà verrà analizzato ovviamente dal nostro punto di vista su questo canale. Quindi, diciamo, è inutile anche domandarla questa cosa, era scontata. L'ultima cosa che mi preme ricordarvi è di guardare anche i prossimi video che usciranno, che non saranno solo su Berserk o solo sugli anime, tratteremo tanti nuovi argomenti, come ben sapete ormai il canale sta cercando di cambiare un po' rotta, no? Di parlare anche di altro. E quindi ne approfitto per dirvi che nei prossimi giorni usciranno un format nuovo, i storytelling, dove affronteremo il personaggio di Guts Bellikinger, quindi sarà anche collegato a Berserk in un certo senso, molto interessante da guardare. Ci sarà il ritorno anche dei vecchi format come Miti e Leggende, Esoteric Side e tante altre novità. Quindi io spero che vogliate sempre tenerci compagnia. Detto questo, aspettiamo il 24 giugno e come sempre, buona vita a tutti.